Buongiorno a tutti ragazzi, dove sono? Come vedete alle mie spalle sono in uno dei parcheggi dello stadio Bentegodi di Verona. Voi mi direte: e che ci fai allo stadio Bentegodi di Verona? Ragazzi, nel parcheggio B dello stadio della nota squadra di Serie A dell'Hellas Verona c'è una pista di automodelli e ragazzi, oggi sono ospite di questa pista e cercherò di presentarvela in occasione di una manifestazione. Quindi abbiamo una gara con un discreto numero di partecipanti. Io purtroppo non posso correre perché chiaramente ho degli eventi importanti nelle prossime 2 settimane, però sono qui in qualità di reporter a farvi vedere le caratteristiche di questo tracciato, a farvi conoscere chi dirige questo impianto e ragazzi, guardate, intanto per cominciare abbiamo un parcheggio infinito che si riempie soltanto quando ci sono le partite di Serie A. Quindi durante le vostre sessioni di allenamento, durante le gare, avrete sempre la certezza di trovare posto per parcheggiare. Ma venite con me, vi porto a vedere l'ingresso della pista. Eccoci qua ragazzi al cancello d'ingresso della pista e guardate. Pausa pranzo ragazzi, sentite il silenzio e intanto il parcheggio dello stadio alle mie spalle si sta riempiendo, è una roba incredibile. Se vi porto adesso a vedere quante macchine ci sono è una roba da fuori di testa. Quindi vi porto a fare un pit walk, venite a fare un giro con me nei box e vediamo se incontriamo qualcuno di conosciuto. Vedete ragazzi, qua abbiamo la zona ristoro con il bar e qua ragazzi abbiamo i primi box lato bosco e attenzione, qua abbiamo il direttivo della pista, quindi diciamo 2 chiacchiere, sono ciao, loro. Ciao, 3, ne manca uno. Ne manca uno, arriva. Francesco, ok, vieni qua. Quindi sono loro ragazzi, Aldo, rinfrescatemi i nomi. Luca, Cristian e Francesco che adesso arriva. E Francesco che adesso arriva. L'hai preso con la sua macchinina. Quindi volete fare 2 parole? Chi parla Aldo? Sì, dai. Ok. Niente, noi circa 3 anni fa, nel 2021, abbiamo deciso di creare un'associazione sportiva legata al modellismo, proprio di modellismo dinamico, perché su Verona esisteva una vecchia pista che e non è questa, ma nasce questa sulle basi, sulle ceneri, bravo, come dice Cristian, sulle ceneri di quella che c'era prima, che a seguito del Covid e difficoltà che ha dato il Covid era stata un po' abbandonata. Per 2 anni abbiamo cercato di migliorare e progredire, appoggiandoci anche a nuovi ragazzi e qualche esperto del settore per migliorare l'impianto, fin quando siamo arrivati l'anno scorso, a fine anno, dove abbiamo deciso di dare una svolta alla nostra associazione e alla pista, ammodernandola e impegnando tanto tempo, tante energie e risorse, sia umane che economiche, per cercare di dare un riferimento al modellismo sulla provincia di Verona, con una pista che cerchiamo sempre di migliorare e di rendere facile e divertente per tanti piloti e per quel gruppo che siamo riusciti a creare di ragazzi o neofiti che hanno iniziato da poco, che affiancati a piloti esperti che spesso vengono a trovarci e collaborano anche con noi per
diciamo, le idee e i miglioramenti, aiutiamo un po' il modellismo. Secondo me cerchiamo di creare un gruppo per aiutare il modellismo a crescere e far conoscere il motorsport in miniatura, che è il modellismo dinamico, che non è un semplice gioco, ma è proprio un motorsport. Queste macchine sono molto complesse e Fabrizio credo che lo possa testimoniare, perché tra ammortizzatori, differenziali, elettroniche, rapporti sono molto difficili da mettere a posto e sistemare. Ecco, arriva pure Fabrizio che era un attimo impegnato, e niente, io mi presento il direttivo, il presidente che è Cristian, che da quest'anno che ci ha aiutato tantissimo, poi c'è il vicepresidente che è Merlino, e lui era già 3 anni fa all'interno del direttivo e ha accettato di continuare il progetto, e poi c'è anche Francesco, un altro dirigente, che ci dà una mano anche lui da 3 anni. Noi crediamo in questo progetto e vogliamo portarlo avanti, poi vedremo come andrà a finire. Quindi ragazzi, avete conosciuto il direttivo, e una cosa che ho notato veramente passeggiando tra i box è proprio questa sensazione di gruppo, cioè sono tutti molto uniti, e sinceramente è una cosa che difficilmente si vede, e soprattutto porta il bene del modellismo. Grazie ragazzi, grazie. Fabrizio per essere venuto. Ciao. Proseguiamo il nostro giro ragazzi, qua ai box, vediamo. Qua abbiamo un viso conosciuto, salutate, ciao ciao. E stock della Matrix. Qua abbiamo il team Bianchini, e adesso facciamo tutto il giro, perché qua ragazzi vedete quanto spazio hanno a disposizione. Qua abbiamo una sorta di parcheggio, anche se non ce ne sarebbe bisogno, e vi do un'indiscrezione: come vedete a queste parti ci sono dei monti di terra, e questi ragazzi servono perché c'è in progetto un ampliamento della pista. A me mi hanno già detto cosa vogliono fare, però non voglio, diciamo, spoilerare niente, perché è giusto che vediate gli sviluppi con l'andare avanti del tempo. Qui abbiamo il gazebo Matrix. Perché Matrix ragazzi? Perché questa è una gara monomarca, è un trofeo Matrix, e come abbiamo fatto a Rapallo, dove partecipavo anch'io, hanno scelto una mescola e un disegno uguale per tutti, e le categorie inferiori, quindi non la Pro ma tutte le altre categorie, sono obbligati a correre con la stessa gomma, la stessa mescola e lo stesso disegno, e chiaramente vengono vendute ad un prezzo calmierato, esattamente come faremo all'Europeo Over 40, e secondo me di questa cosa in futuro ne sentiremo parlare molto. E io ho fatto anche un video relativo proprio a questa parte del monogomma, e chiaramente ragazzi vi lascio il link in alto a destra anche di questo. Quindi ripartiamo la carrellata dei box con altri tavoli. Vedete, siamo esattamente dal lato opposto rispetto a quello del bosco, io lo chiamo così perché in fondo a questa corsia sembra di entrare in un bosco praticamente. E vedete quanti tavoli liberi, nonostante una gara da 40 partecipanti. E qui vedete abbiamo girato esattamente intorno alla pista e siamo tornati nuovamente nell'area ristoro della pista. Ragazzi, qua c'è Mattia Polito, un pro di altissimo livello, quindi quale migliore occasione di chiedergli un parere sulla pista? Eccolo qua Matti, sei penso il pilota più bravo di questa gara, e quindi è obbligatorio, visto che io non posso guidare e non sto partecipando, voglio chiederti un parere su questa pista. Tra l'altro sei anche a casa, giusto? Sì, siamo molto vicino a casa. La pista è molto bella, molto carina, e non è semplicissima, ha un terreno con tantissima tenuta, insomma fare una gara qui comunque non è semplicissimo. Ho visto avete faticato un po' con le gomme a trovare una sistemazione. Esatto, perché c'è tanto grip, magari in alcuni punti c'è grip, in altri un po' meno, quindi fai un po' fatica. Comunque ci stiamo divertendo. So che Trevisan viene a allenarti perché studia qua vicino, a te ti capita oppure poche volte? Poche volte in realtà. C'hai tanti impegni magari? Sì,
Trevi viene ogni tanto anche magari in settimana, così, che studia qua vicino. Però sì. Io ho visto comunque un bellissimo gruppo e tanto potenziale, quindi te gli puoi fare un po' da guida a questi ragazzi, visto che insomma l'esperienza c'è. Grazie. Ecco anche un altro mio collega, Ricky Masaggia, anche lui pista abbastanza di casa. Sì, molto abbastanza di casa. Quindi so che è utile, hai un bel gruppo qua, ci sono tantissimi X-Ray. Dai, visto che non ho potuto guidare, dammi qualche impressione, cosa ne pensi del tracciato, almeno lo facciamo sapere a chi guarda il video. Allora, il tracciato secondo me è molto tecnico. Ovviamente dall'anno scorso è completamente un'altra pista, cioè non proprio come disegno ma proprio come terreno e tutto, perché stanno provando vari trattamenti per avere una buona tenuta e buon consumo. Ovviamente vabbè, adesso non è proprio perfettamente giusto il trattamento per colpa della pioggia che è venuto qualche giorno fa, però la pista si sta comportando bene, buche da quello che guido non ce ne sono. Macchine vanno fortissimo. Esatto, c'è sempre piccoli miglioramenti che si faranno ovviamente. L'ho detto anche a Mattia, dovete essere voi che un po' traghettate gli organizzatori, perché ho visto un gruppo bellissimo, ho visto tanta voglia comunque vada di migliorarsi e di fare le cose fatte sempre meglio. Sì, è vero. Mi sto provando sempre a dare più una mano, dare i miei consigli, quello che secondo me, anche guardare altre piste, che secondo me la cosa migliore è sempre guardare le altre piste, certo, per vedere cosa si può migliorare. Giusto. Grazie mille. Niente, ciao. Abbiamo parlato dei box, abbiamo parlato dell'impianto, abbiamo parlato con i protagonisti, abbiamo parlato con i gestori, abbiamo parlato addirittura del parcheggio, ma la pista ragazzi non l'avete ancora vista e quindi godetevi queste suggestive immagini che ho realizzato per voi. Prospettiva onboard. Iniziamo ragazzi dalla curva prima del rettilineo, come vedete è una 90 gradi abbastanza ampia, in discesa, che quindi tende a portarti verso l'esterno e ci fa quasi un favore perché noi abbiamo bisogno di stare larghi sul rettilineo, a sfiorare quasi la corsia box per poi lanciarsi in questa ampissima 180 gradi a sinistra a raggio variabile. Dobbiamo stare super cuciti al cordolo, chiude poi sul finale e immette in una controcurva a destra che ci lancia verso il primo ostacolo della pista, che è un doppio salto dove conviene atterrare sul lato destro della pista, in quanto sul lato sinistro c'è meno grip e si fa più fatica a far star ferma la macchina. Immediatamente dopo una 180 gradi a destra troviamo un ostacolo veramente particolare, artificiale, che viene saltato tutto per arrivare fino alla curva a 90 gradi a destra, che è disturbata da questo salto singolo che si fa praticamente in rilascio. A seguito di una breve accelerazione abbiamo ancora una 90 gradi a destra, attenzione perché qui è sconnesso, e ci lanciamo verso un'altra 180 gradi a destra. Ci saranno quindi una serie di curve a 180 gradi, intervallate da diversi ostacoli, ma andiamo a bordo con Ricky Masaggia per vedere questa prima parte del tracciato. 3 minuti al termine. Quindi 180 gradi a destra, molto stretta, e un doppio salto abbastanza lungo ma anche abbastanza semplice. Breve strappo e ancora una volta 180 gradi a sinistra. Ancora una volta accelerazione, ma dobbiamo già iniziare a preparare la staccata per un'altra 180 gradi a destra. E qui ragazzi un altro doppio salto molto difficile, la rampa è particolare, dobbiamo prenderla in un punto ben preciso e atterrare molto vicini al cordolo per poi lanciarsi in questa accelerazione e portarsi sul lato sinistro della pista per affrontare questa 180 gradi a destra con un leggero falso piano. Dobbiamo stare super cuciti al cordolo perché abbiamo un'altra curva abbastanza stretta a sinistra. Qui ragazzi andiamo ad allargarsi e inizia un punto veramente da pelo sullo stomaco. Dobbiamo pelare il cordolo di sinistra in questa 90 gradi, poi accelerazione, pelare il cordolo di destra e ancora una volta voltare a sinistra e preparare questo doppio salto che dovrebbe essere il più lungo della pista. Vediamo quest'altro spezzone di pista sempre in macchina con Ricky Masaggia.
Dicevamo che abbiamo il doppio salto più lungo della pista e qua ragazzi abbiamo l'accelerazione più difficile e più lunga della pista. Un rettilineo sinistrorso dove è importante stare stretti per non perdere tempo prezioso e impostare bene questo salto singolo. Qui ragazzi abbiamo visto anche diversi whip, ma è abbastanza pericoloso e a seguito di questo si riparte immediatamente per lanciarsi ancora una volta su quest'altro salto singolo. Qui bisogna stare molto attenti perché la pista presenta due livelli. Il lato destro è molto più alto del resto della carreggiata, quindi ragazzi dobbiamo scegliere se passare sul lato alto ed avere appunto la traiettoria a favore o sulla parte sinistra che è più bassa ma ci costringe però a rallentare. Vediamo anche questo ultimo pezzo sempre a bordo con Ricky Masaggia e vediamo poi il giro completo. 3 minuti al termine. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Ovviamente mettete tantissimi like, scrivete commenti, fatemi qualunque tipo di domanda. Spero di essere riuscito a comunicare la filosofia dei gestori dell'impianto e l'atmosfera che si percepisce frequentando la pista di Verona. Noi ragazzi, quando ci vediamo? Ovviamente il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!